Così, ancor su per la strema testa di quel settimo cerchio tutto solo, andai dove sedea la gente mesta. Dato che mi disse di fare così, ancora sopra per, attraverso la testa, limite, estrema, finale di quel settimo cerchio dei violenti, andai tutto solo, dove sedeva la gente mesta, afflitta. Rispetto al 1.8 però, questa volta non sono io a fermarmi e Virgilio ad andare via a parlare con i nostri avversari. Così sen va e quivi m'abbandona. È Virgilio che si ferma a parlare, anche questa volta non so cosa dice, e mi fa andare a me da solo. Non scendo ancora, resto su ancor su e cammino per attraverso l'orlo, qui estrema testa, in questa continua opposizione tra lo stare su e l'andare e lo stare su, giù, tra il destra e il sinistra, l'andare a destra e andare a sinistra. Oltre ai 10 passi verso destra, fatti per raggiungere la fiera insieme a Virgilio, ne faccio altri da solo per raggiungere questi che stanno a sedere. Un canto che nelle costruzioni delle frasi continua a essere contorto e insidioso, non scrivo che camminavo sul bordo, ma che ancor su per la strema testa, dove inserisco la parola testa dopo la faccia sua era faccia. Dettaglio, è la prima volta che scrivo settimo cerchio. Finora ho riportato che questo non era il settimo complessivo, ma era il primo degli ultimi tre, 1.11. Dentro da cotesti sassi cominciò poi a dir, son 3 cerchietti, di grado in grado come que che lassi. Adesso scrivo qui settimo, totale, perché adesso sto continuando a parlare di completare l'esperienza dei primi 7 cerchi, non del primo cerchietto degli ultimi 3. Quel drammatico tutto solo riprende quel quivi m'abbandona di 1.8, la sensazione di abbandono che provo nei confronti di un maestro che non è più con me. Abbandonare di per sé ha un valore definitivo, non si tratta di lasciare qualcosa o qualcuno e poi riprenderlo, ma in quest'opera l'ho invece usato per aggravare tale sensazione di abbandono, appunto. Anche in 1.1, che la verace via abbandonai, ma non l'ho per niente abbandonata, per sempre, anzi la sto percorrendo proprio ora, grazie a Virgilio e a chi l'ha inviato ovviamente. Sedea sta per essere seduti, in un canto nel quale 2 volte compare la parola assetta, sia Bivero che io sulle spalle della fiera, che possono comunque essere lette come essere seduti, assettati, siediti. Se non che appunto in 3.1 la provvidenza assetta, e lei di certo non si siede, ma stabilisce. Chi sono tali ombre sedute? Io lo so già da più canti. Seduti, ti ricordo, sopra ad una sabbia incandescente, sotto a una pioggia di fuoco, a doppiarlo dolore. Mesta, dal latino mestus, merere, sta per essere afflitto. La gente, di nuovo gente, non ombre, afflitta, un termine con un'accezione molto pesante come in 1.1, e color cui tu dai cotanto mesti. Attenzione ai dettagli. Prima vedo la bestia guardiana, immagine di Froda, e poi vedo queste a sedere proprio molto vicino a lei, vicino a quest'orlo, ma sull'arena, quando solitamente prima incontro il guardiano e poi chi lui guarda. Prima incontro l'ominotauro violento e poi i violenti. Qui invece incontro prima l'immagine di Froda e poi i caorsini, i violenti contro la bontà di Dio, che sono puniti all'interno del settimo cerchio, quello dei violenti, ma che incontro questo gruppo proprio vicino alla fiera, anche allegoricamente, ma ce ne sono anche appena usciti dal bosco dei violenti contro se stessi. Per gli occhi fora scoppiava l'orduolo, di qua, di là, soccorrien con le mani, quando a vapori e quando al caldo suolo. Non altrimenti fan di state i cani, or col ceffo, or col piè, quando son morsi, o da pulci, o da mosche, o da tafani. Attraverso gli occhi di loro scoppiava fuori il loro dolore. Di qua, di là, soccorrevano, prestavano aiuto, con le mani quando, una volta ai vapori, il bruciare dall'alto, e quando, una volta al caldo suolo, il bruciare dal basso. Non in altro modo, allo stesso modo, fanno d'estate i cani, ora con il ceffo, il muso, ora con il piede, la zampa posteriore, quando sono morsi o da pulci o da mosche o da tafani.
Per gli occhi fora scoppiava lor duolo, un verso fortissimo che ci riporta al vedere uno che si vede dagli occhi che soffre. Ci basta con i nostri occhi vedere i suoi occhi per capire la sofferenza. L'ultima parola del verso precedente è mesta, con il dettaglio che con i miei occhi guardo gli occhi di loro. Il prossimo verso sarà poi che nel viso accerti gli occhi porsi. Continuo in svariati modi a descrivere la tresca delle loro mani che usavano come meglio potevano per difendersi dal caldo che arrivava contemporaneamente da sopra e da sotto, sempre per sempre a doppiarlo dolore, riprendendo anche 1,5 di qua, di là, di giù, di su, li mena, come qui la lor mena. Un'altra similitudine dove ogni termine è scelto con cura. Ancora un animale, uno dotato di coda, tra l'altro, e il caldo, qui estivo, e ancora l'inserimento della faccia, testa, qui ceffo, e ancora altri 3 animali nell'ultimo verso. Chiaro riferimento sia a 1,6, urlarli fa la pioggia, come cani, dell'un dell'altro dei lati fanno all'altro schermo, volgonsi spesso i miseri profani, qui gente mesta, che a 1,3, questi sciaurati che mai non fur vivi erano ignudi e stimolati molto da mosconi e da vespe che erano ivi, e le rigavano lor di sangue il volto. Ancora ribadendo la forte influenza delle 10 piaghe d'Egitto, anche lì si parla di zanzare e mosche. Questo ballare la tresca dei dannati somiglia a come fanno i cani quando c'è caldo, d'estate, e si dimenano per provare a difendersi da pulci, mosche e tafani, usando ciò che possono, e cioè il ceffo, il muso, e il piede. La loro guerra la fanno col muso e col piede. Tra l'altro, quando usano il piede, anche loro si mettono solitamente a sedere, come tali dannati, per attaccare con una parte posteriore del corpo, con la coda, non con la coda in questo caso, ma col piede, altro sottile collegamento a tale fiera. I morti continuano a essere paragonati ai cani, termine che continua a essere usato in senso dispregiativo, tutt'altra cosa è il veltro. 1,6 urlarli fa la pioggia come cani, 1,8 via costà con gli altri cani, e la prossima ricorrenza continuerà a essere negativa, 1,21 con quel furore, con quella tempesta che escono i cani addosso al poverello. Approfondimento. Descrivendo a livello allegorico quelli che sulla terra si arricchiscono con il denaro, questi stanno a sedere, non fanno fatica per guadagnare e muovono le mani e i piedi in modo scattoso ma senza muoversi, con gli occhi rivolti alla loro borsa che oltre a rappresentare il loro tesoro terreno li nutre, secondo loro, ma in realtà gli causa sofferenza e morte perché non li fa guardare al cielo, verso quel tesoro celeste che porta la vita, la natura dell'uomo. 1,11 puossi far forza nella deitade col cor negando e bestemmiando quella e spregiando natura e sua bontade. Poi che nel viso accerti gli occhi porsi, nei quali il doloroso fuoco casca, non ne conobbi alcun, ma io m'accorsi che dal collo a ciascun pendea una tasca ch'avea certo colore e certo segno, e quindi par che il loro occhio si pasca. Dopo che porsi, diressi, gli occhi, il mio sguardo, nel viso accerti di questi seduti, nei sui quali cade il fuoco doloroso che provoca dolore, non ne conobbi alcuno, nessuno. Ma io mi accorsi che dal collo a ciascuno pendeva una tasca, contenitore per contenere i soldi, che aveva un certo determinato colore e un certo determinato segno, stemma. E da questa tasca pareva, sembrava, con il loro occhio, sguardo, si nutrisse, che il loro occhio, sguardo, si nutrisse. Ancora il gioco di sguardi, prima i loro occhi, poi io che guardo coi miei occhi ai loro visi, poi loro che guardano la tasca che pendeva dal collo e tra poco poi procedendo di mio sguardo il curro. Tra coloro sui quali, nei quali, anzi proprio dentro, ancora più forte, cade la pioggia di fuoco che reca dolore, dolorosa, non ne conobbi alcuno. Dopo duolo, qui dolorose. Ti faccio notare che per doloroso si intende che reca dolore. Quindi anche in 1,3, quando scrivo che tu vedrai le genti dolorose, non quindi con l'accezione di genti che subiscono dolore, anche certamente, ma con il punto focale settato sul fatto che sono genti che a vederle provocano dolore, a me, coerentemente a tutte e 13 le ricorrenze di tale aggettivo, che oltre a questo canto e 1,3 sono 1,4, Valle d'Abisse dolorosa,
d'abisso dolorosa. 1,5 doloroso ospizio e doloroso passo. 1,12 dolorosi anni. 1,13 doloroso sermo. 1,14 dolorosa selva. 1,30 dolorosa corta. 1,31 dolorosa rotta. 1,33 doloroso carcere. 1,34 doloroso regno. E un'unica volta nella terza cantica, come qui al 17° canto, 3,17 valle dolorosa, in riferimento a prima, quindi l'aggettivo dolorosa, doloroso nelle sue declinazioni, è riferito solo alla prima canzone. Il cadere del fuoco è già stato rimarcato poco fa con quel soccorrien con le mani quando a vapori e quando al caldo suolo. Su quel non ne conobbi alcun devo approfondire. Intanto alcun è preceduto da non, quindi fa parte di una frase negativa e quindi significa nessuno. Conoscere, quindi non riconoscere, conoscere di nuovo. Insomma, non conobbi nessuno di nuovo. Ciò non esclude il fatto che ne riconobbi qualcuno. Di nuovo 1,3. Poscia ch'io vebbi alcun riconosciuto, conosciuto di nuovo, lo conoscevo già e qui l'ho riconosciuto. Vidi e conobbi, quindi per la prima volta, l'ombra di colui. Tra l'altro un altro che ha rifiutato il tesoro in cielo per il tesoro in terra. Che non può essere quindi uno che ho conosciuto in vita, ad esempio Celestino V, se no avrei scritto di averlo riconosciuto, se non è appunto cambiato nell'aspetto a causa dello stare lì. Qui scrivo che dopo un primo sguardo non conobbi nessuno di loro, ma non scrivo che se riconobbi qualcuno e chi. Non scrivo di riconoscere neanche nessuno mio antenato, qua tra questa gente, tra questi che hanno commesso tale colpa, dove è pieno di fiorentini tra l'altro. Della mia famiglia ne parlo solo splendidamente, affarinata, senza però riportare nel testo cosa gli dico, rifletti anche su questo, e gliene parlo in modo così onorevole che un Uberti, una delle famiglie più antiche di Firenze, di Fiorenza, fiorentine, mi risponde addirittura fieramente furo avversi a me, ai miei primi e a mia parte. Nell'aldilà non incontro né mio padre né mia madre, per esempio, già morti all'inizio del viaggio. Poi in paradiso trovo un mio remoto predecessore cacciaguida nel cielo di Marte. Ah, poi ce ne sarebbe un altro ancora di parente che incontro più sotto all'inferno, ma non ci parlo neanche con lui. 1,29. Credo che uno spirito del mio sangue pianga. Poi, ch'io, Virgilio, vidi lui a piè del ponticello mostrarti e minacciar forte col dito, e udì il nominar Geri del Bello. La questione del conoscere o riconoscere, se possibile, si complica ancora di più perché alcuni dannati adesso sono cambiati nell'aspetto a causa della pena che soffrono. Ad esempio, questi sono bruciacchiati rispetto a quando erano sulla terra, con la conseguenza che 1,8 ch'io ti conosco all'Argenti, ancor si è lordo tutto, oppure fui conosciuto da Brunetto da un che mi prese. Oppure come in 1,7 dove compare la differenza tra conoscere e riconoscere. Maestro, tra questi cotali dovrei ben riconoscere alcuni, poi vano, come qui, pensiero ad uni, la sconoscente vita che i fe sozzi, qui sozza, ad ogni conoscenza or li fa bruni. Tutto ciò restando sul piano letterale, perché il fatto di non conoscere nessuno significa allegoricamente che io non mi sono rispecchiato in nessuno di loro, e quindi il senso di conoscere l'Argenti, nonostante fosse tutto lordo, acquista un forte significato. Non conobbi nessuno di nuovo a primo sguardo, però, insomma, la mia attenzione andò, m'accorsi sul fatto che guardavano in basso in direzione della borsa che gli pendeva dal collo. Ciascun, quindi proprio ognuno di loro preso singolarmente, era seduto e guardava in basso verso la sua borsa, ma non solo la guardava o la fissava o l'ammirava, ma i loro occhi sembravano nutrirsi di tale vista. Tra l'altro anche pascere è un termine che si usa per gli animali che mangiano al pascolo. La tasca o borsa o sacchetto è quel sacchetto, appunto, dove si tengono i soldi, la cosa più importante per loro, più anche della fama per loro. Infatti nessuno farà il proprio nome e cognome qui o ricorderà la propria opera letteraria. Ti ricordo che io sto descrivendo della gente a sedere che non fa altro che cibarsi con lo sguardo fissando la sua borsa e
scuotersi per cercare di togliersi il calore. Letteralmente scrivo questo: non pensare sempre e soltanto al viaggio ultraterreno tra le ombre, descrivo il di là per descrivere il di qua. Ciascuna tasca che pendeva era caratterizzata, avea, ancora l'uso del verbo avere, l'avere che vince sull'essere in questo canto, un certo colore e segno, insomma lo stemma della famiglia al quale appartiene ognuno di loro. E adesso continuerà questo elenco di animali e colori. E com'io riguardando tra lor vegno, in una borsa gialla vidi azzurro, che d'un leone avea faccia e contegno. Poi, procedendo di mio sguardo il curro, vidine un'altra come sangue rossa, mostrando un'oca bianca più che burro. E come io guardando di nuovo, vengo tra loro, questa gente, in una borsa gialla vidi l'azzurro di un leone, aveva la faccia, il muso e il contegno, atteggiamento. Catello di rosso della famiglia dei Gianfigliazzi, Guelfi. Poi, procedendo col cocchio, carro, del mio sguardo, ne vidi un'altra di borsa, rossa come il sangue, che mostrava un'oca bianca più del burro, Locco, della famiglia degli ubriachi, Ghibellini. Mi sposto verso questa gente e la guardo di nuovo, riguardo. Avvicinandomi riesco meglio a distinguere i dettagli di ogni borsa. Appunto, riguardare significa guardare di nuovo, come riconoscere significa conoscere di nuovo. In una borsa gialla vidi l'azzurro che aveva faccia, muso e contegno, portamento di un leone, lo stesso di 1-1, con la testa alta e con rabbiosa fame. Insomma, un leone azzurro in campo giallo, stemma della famiglia Gianfigliazzi, dove il colore oro sulla terra è qui degradato a giallo. Tale nome di famiglia deriva da Giovanni, figlio di Azzo. Fecero fortuna e si consolidarono a Fiorenza con la pratica del prestito a usura che esercitarono in città, ma anche in Provenza e nel Delfinato, cioè oltralpe nei pressi del Rodano, 1-9, sì come ad Arli ove Rodano stagna, sì come a Pola presso del Carnaro, che Italia chiude e i suoi termini bagna. In tale stemma, infatti, vi è un leone che spicca. Per il suo muso, qui faccia, continua a avvicinare l'uomo agli animali, e per il suo portamento. Infatti tale leone è in tale stemma rappresentato in piedi su di una zampa. Curro, dal latino currus, e cioè carro, cocchio, in anticipazione della storia di Fetonte che volle guidare il cocchio del padre che trasporta ogni giorno il sole intorno alla terra. Poi, continuando col guardare tra di loro, distinsi una borsa di colore rosso sangue con un'oca bianca più del burro. Insomma, un'oca bianca in campo rosso, stemma della famiglia degli ubriachi. Gli ubriachi lavorarono principalmente in Sicilia, anzi, piuttosto che lavorarono, sarebbe più corretto dire che furono violenti contro Dio guadagnando dal denaro, soprattutto in Sicilia. Nella descrizione di questo stemma non mi limito a dire rosso e bianco, ma rosso come il sangue e bianco più del burro. E io mi trovo vicino al fiume di sangue, Flegetonta, che scorre sul sabbione morbido, il loco Sollo, nel canto precedente. A proposito di avere piena esperienza, coi sensi quindi, in questa coppia di terzine scrivo riguardando, vegno, vidi, procedendo di mio sguardo, vidine, mostrando. Qui metto in risalto la famiglia intera, descrivendo bene lo stemma, ma non facendo descrizioni personali su chi porta tale borse, che comunque, come sempre, è portata da uno specifico individuo non nominato. Che tu ti trovi in fondo all'inferno o in cima al paradiso lo devi alla via che hai scelto tu di seguire, non perché sei nato o meno in una determinata famiglia, con le particolarità delle ombre di 1-3 tra la porta degli inferi e l'Acheronte che non vivono né muoiono e quelle di 1-4 che al momento sono sospese. E un che d'una scrofa azzurra e grossa segnato avea lo suo sacchetto bianco, mi disse: che fai tu in questa fossa? Or te ne va, e perché se vivo anco, sappi che il mio vicin vitaliano sederà qui dal mio sinistro fianco. E uno, Reginaldo degli Scrovegni, che aveva segnato questo segno nel suo sacchetto bianco di con una scrofa, femmina del maiale, azzurra e grossa, pregna, famiglia degli Scrovegni, Guelfi, mi disse: che fai tu, faccio io, in questa fossa, inferno? Ora vattene, devo andarmene. E poiché sei, sono,
ancora vivo, devo sapere, che il mio vicino, il suo concittadino Vitaliano, di Jacopo Vitaliani, siederà, perché anche lui è ancora vivo, una volta morto fisicamente, insomma, qui al mio fianco, al suo fianco, parte sinistro. Descrivo una terza tasca, prima che qualcuno di loro inizi a parlare. Un sacchetto di colore bianco che raffigurava una grossa scrofa, la femmina del maiale, azzurra. Anche di questo terzo descrivo solo la sua borsa e quindi faccio capire la sua famiglia, ma non compare il suo nome. Ognuno diventa quindi rappresentante della sua famiglia, ma, attenzione, comunque punito personalmente per averlo fatto, non per il solo fatto di essere nato all'interno di quella famiglia. È una denuncia. Nella mia famiglia ci furono persone che prestarono soldi ottenendo un interesse indietro, ma tra questi io, personalmente, non solo non ci finisco, ma non ne conobbi alcun. C'è un grande distacco tra me e loro, non vi è uno specchiarsi tra me e loro come altrove. Questa colpa non mi appartiene. Certamente vado a vedere chi c'è per avere esperienza completa, breve perché non mi serve molto tempo, e poi vado oltre. Allegoricamente, qui come anche in 1.3 tra coloro che non furono mai vivi, il mio maestro mi dice di fare veloce e andare oltre. 1.3 non ragioniamo di loro ma guarda e passa. E io che riguardai vidi un'insegna, qui segno, perché io personalmente non ho bisogno di avvicinarmi troppo a loro, perché tale colpa non fa parte della mia condotta, non ho bisogno di affrontarla di nuovo. Per questo qui, allegoricamente, sono addirittura lasciato da solo. Per me tale deviazione dalla diritta via non è pericolosa. Quelli del canto precedente invece quasi mi facevano incendiare per la voglia che avevo di abbracciarli. Virgilio insomma mi dice di andare lì perché comunque devo avere un'esperienza completa e devo riportare tutto in questo libro, ma a me personalmente quasi non serve arrivare faccia a faccia con tale colpa. A ciò che tutta piena esperienza de sto giron porti, mi disse, va e vedi la lor mena, i tuoi ragionamenti siano là corti. La scrofa, parola che compare solo qui in tutta l'opera, è la femmina del maiale, qui addirittura grossa, pregna. Il primo stemma, giallo-azzurro, il secondo rosso-bianco, il terzo azzurro-bianco, riprendendo quindi il secondo colore delle due borse precedenti, similmente a come la terza fiera di 1.1 riprende caratteristiche delle due precedenti. Nello specifico qui non scrivo borsa ma sacchetto, un termine di livello ancora più basso, mentre il termine tasca intende genericamente quanti questi contenitori, che dal collo loro a ciascun pendea una tasca. La famiglia degli Scrovegni non è però fiorentina, come le prime due, ma di Padova. E infatti il prossimo verso sarà «Con questi fiorentini son padoano». Il proprietario di questa terza tasca che descrivo inizia a parlare, rivolgendosi a me, chiedendomi cosa io ci faccia in questa fossa. L'inferno richiama ancora a un buco nella terra che va verso il basso, e questi sono al limite di un burrato che va ancora più in basso. Attenzione! Questi qui a sedere non sono tutti quelli puniti a stare a sedere qui per sempre, tanto che già da 1.14, quando esco dalla selva dei violenti contro se stessi, scrivo «Indi venimmo al fine ove si parte, lo secondo giron dal terzo», e poco dopo «Su pincia c'è in terra alcuna gente, alcuna si sedea, tutta raccolta, e altra andava continuamente». Insomma, si può commettere violenza contro 3 destinatari, altri se stessi divinità, ma la violenza contro la divinità può essere commessa in 3 modi diversi, come la fiera di questo canto che è divisa in 3 parti, testa, busto e coda, e il busto è diviso in altre 3 parti, lo dosso, il petto e ambedue le coste. Chi mi parla mi chiede cosa io ci faccia qui, ma non perché voglia sentire una risposta, che infatti non aspetta e non avrà, infatti mi invita a andarmene, ma per mostrare il suo stupore, il classico «e tu cosa ci fai qua?», che rivolgiamo anche allegoricamente a chi è fuori posto in un luogo e gruppo che non ha niente a che fare con lui. Non solo mi dice di andarmene, ma mi dice che io sono vivo, e perché se vivo anche, quindi consapevole che sono vivo. Ricordo che sono l'unico ad essere vestito qua, e l'unico a non essere sotto la pioggia di fuoco e sopra l'arena ardente. Virgilio è anche rimasto indietro. L'unico ad avere un corpo fisico che muove ciò che tocca, eccetera. Non sono come loro. Dato che sono ancora vivo e quindi non ho conoscenza del futuro, allora ci pensa lui, anticipandomi che Vitaliano, che al momento del viaggio è ancora sulla terra, lo raggiungerà presto, sedendosi al suo fianco sinistro.
Non è la prima volta e né sarà l'ultima. Tra pochissimo verrà acclamato un altro arrivo di uno che in questo momento è ancora vivo. Vegna il Cavalier Sovrano. Anticipazione di qualcuno che andrà all'inferno una volta che morirà fisicamente. Francesca in 1.5 rispetto a chi a vita ci spense ma che era ancora sulla terra mi dice Caina lo attende. Sa già che andrà lì. Francesca mi avverte che quella determinata persona andrà proprio lì nell'inferno e posso pensare che questa sia per lei una lieve soddisfazione. Anche qui chi parla senza dire lui stesso chi sia, ma anche Francesca fui io a nominare il suo nome, ci tiene a dire che un altro, dicendo invece chiaramente chi egli sia, Vitaliano, di Padova, arriverà a fargli compagnia per sempre. Un Vitaliano che descrive come vicino nella vita terrena e che gli starà vicino per sempre anche dopo la morte. Ti ripeto ancora una volta di non fare l'immediato collegamento destra bene, sinistra male, perché ad esempio in 3.1 scrivo quando Beatrice in sul sinistro fianco, proprio come qui, oppure 1.9, quella che piange dal destro è Aletto, e Aletto è una delle feroci erine, non il bene. Con questi fiorentin son padoano. Spesse fiate mi intronano gli orecchi, gridando, vegna il Cavalier Sovrano, che recherà la tasca con 3 becchi. Qui distorse la bocca e di fuor trasse la lingua, come bue che il naso lecchi. Con, insieme a, questi fiorentini, io, lo Scrovegni che parla, sono padovano di Padova. Spesse, tante volte i fiorentini allo Scrovegni, intronano gli orecchi gridando venga il Cavaliere Sovrano, Giovanni di Buiamonte de Becchi, che porterà la tasca con, raffigurante, 3 becchi, caproni. Qui, detto ciò, distorse la bocca e trasse la lingua di fuori come fa il bue quando si lecca il naso. Io padovano sono con questi fiorentini. È interessante che un padovano parli con me anche se è pieno di fiorentini. E se non bastasse che come e con loro sono condannato per sempre a stare a sedere qui e guardarmi la borsa mentre piove fuoco e la sabbia incandescente, questi fiorentini mi intronano gli orecchi ripetendomi la stessa frase. Ci tiene a specificare che lui è con tutti questi fiorentini, però lui è padovano, qui padoano, come in 2.6 mantoano. Spesse fiate, cioè spesso, tante volte, tali fiorentini mi offendono l'udito, mi intronano gli orecchi, gridando a me una determinata frase. Venga, lo aspettiamo, il Cavaliere Sovrano che porterà alla tasca raffigurante 3 caproni. Non lo urlano proprio a lui, ma lui è lì che li sente. Anche qui non viene fatto il nome, l'unico che compare è quello di Vitaliano. Si tratta però di Giovanni di Buiamonte de Becchi, becchi, appunto, 3 becchi, e come in 1.15 lungi fia dal becco l'erba. I colori dello stemma di questa famiglia non vengono riportati, tale stemma è 3 becchi neri in campo giallo oro. Il becco è il maschio della capra, come poco fa la scrofa era la femmina del maiale. Dai fiorentini tale personaggio è chiamato con il titolo di Cavaliere Sovrano, un titolo inventato, beffeggiatorio, il cavaliere che detiene il potere tra i cavalieri, il sovrano dei cavalieri, proprio il più nobile tra i nobili. Giovanni infatti fu cavaliere, ma all'inferno questo titolo di cavaliere diventa beffeggiato dagli altri dannati fiorentini, famosi nell'arte del prendere in giro il prossimo, che lo chiamano il sovrano tra i cavalieri, ma essendo loro violenti contro Dio nella sua bontà, è come se questi invocassero tra loro l'arrivo del più grande, che è quindi il peggiore di tutti loro. In modo simile, in 1.21, un diavolo dice mettete il sotto ch'io torno per anche a quella terra che ne è ben fornita, ogni uomo ve barattier fuor che bonturo. Quindi come qui un elogio per risaltare paradossalmente quanto questo individuo spicchi sia messo in evidenza tra quelli come lui, insomma il più importante tra i peggiori, il Cavalier Sovrano. Intronare sta per stordire con rumore assordante, sta anche per rimbombare, ti ricordo che qui che il suon dell'acqua n'era sì vicino che per parlar saremo appena uditi, perché s'udia il rimbombo dell'acqua che cadea nell'altro giro. Detto ciò, senza alcuna voglia di sentire la risposta, nonostante mi avesse fatto una domanda, che ci fai tu, io, in questa fossa, distorse la bocca e mise la lingua fuori, come fa il bue quando si lecca il naso. La parola distorse compare solo un'altra volta ed è in 1.23, anche in quel caso rivolto a me, è riferito a Caifas, che consigliò ai farisei che era preferibile per il popolo martirizzare un solo uomo, Gesù, anche lì
quella parola è attorniata da 3 pali, quando mi vide tutto si distorse, soffiando nella barba con sospiri, nudo, fossa. Un distorcere che possiamo ritrovare anche in 1.6, gli occhi dritti torse allora in biechi, oppure in 1.33, quando ebbe detto ciò con gli occhi torti. Ma qui è volontario, per schernire. Ennesima similitudine con un animale, qui il bue, nel canto che contiene più similitudini e più animali diversi in assoluto. Anche io sono fiorentino, lo si vede dai miei vestiti e penso che l'avesse notato anche lui, dato che ci teneva a prendere le distanze da questi fiorentini e facendomi la linguaccia per schernirmi dopo avermi detto, un padovano o un fiorentino, ciò che di solito i fiorentini gridano e lui sente. L'ultimo gesto di scherno fatto con la lingua si accorda con l'epiteto appresa in giro cavalier sovrano. E io, temendo nol più star crucciasse, lui che di poco star m'avea ammonito, tornami indietro dall'anime lasse. E io, temendo che lo stare di più a lungo, crucciasse, affliggesse lui, Virgilio, che mi aveva ammonito, avvertito seriamente, di stare poco lì, me ne tornai indietro lasciando quelle anime lasse, affaticate. Io non voglio far crucciare, affliggere il mio maestro, stando ancora tanto tempo lì, dato che lui mi aveva avvertito in modo serio di starci poco. I tuoi ragionamenti siano l'accordi. Il verbo avere, e nello specifico avea, compare anche in questa terzina, dove però il verbo principale è stare, ripetuto 2 volte a poche parole di distanza. Star, crucciasse, lui che di poco star. Nonostante l'intricata costruzione della frase, l'ultimo verso, tornami indietro dall'anime lasse, significa che io me ne tornai, verso Virgilio, tornai indietro, lasciando quindi quelle anime là dove erano. E, aggiungo, senza dire neanche una parola, non ne vale la pena, in stile 1-3. Non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. L'asse sta per affaticate, stanche, come in 1-1, poiché hai posato un poco il colpo basso. In 1-3, ma quell'anime che era l'asse nude, come qui, o in 1-5, quando risposi cominciai, o lasso, quanti dolci pensier, quanto disio, menò costoro al doloroso passo. Affaticate e oscurate dalla loro condizione di sofferenza, in contrapposizione alla felicità e alla luminosità delle anime che troverò in cielo.